Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco ORAP Eumedica NVISA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cosa ORAP? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere ORAP durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ORAP? ORAP ha un farmaco a base del principio attivo pimozide, appartenente alla categoria degli antipsicotici e nello specifico derivati della difenilbutilpiperidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Eumedica NVISA. ORAP può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. ORAP 20 compresse 4 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Eumedica NVISA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo pimozide. Gruppo terapeutico antipsicotici. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni. ORAP è particolarmente indicato come farmaco di base nel corso di una terapia antipsicotica di mantenimento di lunga durata in pazienti psicotici cronici ed acuti, sensibili agli effetti antipsicotici specifici dei neurolettici. ORAP è anche indicato come terapia d'attacco in pazienti ambulatoriali od ospedalizzati da poco tempo o riammessi in clinica purché l'agitazione psicomotoria, l'aggressività o stati ansiosi particolarmente gravi non costituiscano i sintomi dominanti del quadro clinico. ORAP è indicato, infine, nei casi limite tra forme schizofreniche e forme nevrotiche, per esempio stati paranoidi e schizoidi, che implicano difficoltà di rapporti sociali. L'impiego del prodotto ad alte dosi deve essere limitato agli ospedali e case di cura con le indicazioni ridotte al trattamento dei casi resistenti. Posologia. Poiché a copyright la risposta individuale ai farmaci antipsicotici è variabile, il dosaggio di pimozide deve essere stabilito caso per caso sotto stretta sorveglianza medica. La dose iniziale per un soggetto adulto è di 1-2 mg al giorno, secondo il peso corporeo e la gravità dei sintomi. Essa va adattata individualmente fino al raggiungimento della dose quotidiana ottimale. La dose giornaliera dovrebbe essere aumentata di 2-4 mg ad intervalli non inferiori alla settimana. Tale dose ottimale di mantenimento, in genere varia tra 1 e 8 mg al giorno. All'occorrenza, essa può essere aumentata progressivamente fino ad una dose massima di 20 mg al giorno. Il paziente deve essere controllato con regolarità per verificare che sia trattato con la dose minima efficace. La dose giornaliera va assunta al mattino in una sola somministrazione. Non assumere succo di pompelmo durante la terapia con ORAP. Quando da una precedente terapia neurolettica in corso si passa alla somministrazione di pimozide, è consigliabile ridurre progressivamente le dosi del farmaco precedentemente usato, anziché interromperlo bruscamente. Nel trattamento dei pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Metabolizzatori lenti del CYP2D6. Pazienti adulti e anziani a euro si raccomanda di effettuare la genotipizzazione del CYP2D6 per trattamenti con dosi pari o superiori a 4 mg/die. Nei soggetti con CYP2D6 metabolizzatore lento si raccomanda che la dose non superi i 4 mg/die e che le dosi non vengano aumentate prima di ogni 14 giorni. Vedere a Euros avvertenze speciali e precauzioni di impiego a Euro-S, genotipizzazione del CYP2D6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Stati comatosi di qualsiasi origine. Depressione endogena e morbo di Parkinson. Gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Malattie cardiache clinicamente significative, ADES. Recente infarto acuto del miocardio, insufficienza cardiaca scompensata, aritmie trattate con medicinali antiaritmici appartenenti alle classi IAII. Prolungamento intervallo QTC. Soggetti con storia familiare di aritmia o torsione di punta. Ipopotassemia non corretta. Concomitante uso di farmaci che prolungano il QTC. È controindicato l'uso concomitante di farmaci che inibiscono il sistema enzimatico CYP3A4 come i derivati azoici antimicotici, antivirali appartenenti agli inibitori della proteasi, antibiotici di tipo macrolitico ed il nefazodone e quello degli inibitori del sistema CYP2D6 come la chinidina.
L'inibizione di uno di entrambi i suddetti sistemi del citocromo P450 può causare un aumento dei livelli plasmatici di pimozide e aumentare la possibilità di un prolungamento del tratto QT. Ora va controindicato in caso di uso concomitante di inibitori della ricaptazione della serotonina, quali sertralina, paroxitina, citalopram e citalopram, vedere paragrafo 4.5. La pimozide non è indicata negli stati di aggressività e di agitazione psicomotoria, vedere paragrafo 4.4. Il prodotto ad alte dosi non deve essere impiegato nelle astenie e nelle nevrosi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Aumento dell'attività psicomotoria. Studi clinici indicano che pimozide non ha efficace, o lo ha solo scarsamente, nel trattamento dell'agitazione, dell'eccitamento e dell'ansia grave. Genotipizzazione del CYP2D6 in uno studio clinico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non somministrare in concomitanza con farmaci che prolungano il QT, come ad esempio alcuni antiaritmici della classe IA, esempio chinidina, disopiramide e procainamide, e della classe II, esempio amiodarone, sotalolo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Orap. insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda Euro, Eurosaprepitant Teva Euro, Eurosatantoa Euro, Eurosclamodina Euro, Eurosclaritrola Euro, Eurosclaritromicina Accorda Euro, Eurosclaritromicina Almusa Euro, Eurosclaritromicina Altana Euro, Eurosclaritromicina Altera Euro, Eurosclaritromicina Doc Generica Euro, Eurosclaritromicina Dottor Reddisa Euro, Eurosclaritromicina EG, compressa rivestita Euro, Eurosclaritromicina Eurogenerica Euro, Eurosclaritromicina XA Euro, Eurosclaritromicina XA Euro, Eurosclaritromicina ICMA Euro, Eurosclaritromicina Milan Generic SA Euro, Eurosclaritromicina Pensa Euro, Eurosclaritromicina Sandoza Euro, Eurosclaritromicina Sandoz GmbH, granulato a Euro, Eurosclaritromicina San, granulato a Euro, Eurosclaritromicina San Pharma Euro, Eurosclaritromicina Teva Euro, Eurosclaritromicina Zentiva Euro, Eurosclarmaca Euro, Eurosdeparox 33,1 mg barramla Euro, Eurosdeparox, compressa rivestita Euro, Eurosderunavir Accord, compresse rivestite a Euro, Eurosderunavir Orobindo, compresse rivestite a Euro, Eurosderunavir Dottor Reddis, compresse rivestite a Euro, Eurosderunavir Ega Euro, Eurosderunavir Krka, compresse rivestite a Euro, Eurosderunavir Milan, compresse rivestite a Euro, Eurosderunavir Sandoz, compresse rivestite a Euro, Eurosderunavir Teva Euro, Eurosderunavir Zentiva, compresse rivestite a Euro, Eurosdronedarone Aristo Euro, Eurosdropaxina Euro, Eurosimenda Euro, Euroseritromicina ID, crema, soluzione a Euro, Euroseritromicina ID, gela Euro, Euroseritromicina lattobionato fisiofarma Euro, Euroseutimil, compressa rivestita Euro, Euroseutimil, sospensione a Euro, Eurosgenvoia Euro, Eurosidrossiclorochina doca Euro, Eurosinvirase a Euro, Eurositraconazolo doc generica Euro, Eurositraconazolo Ega Euro, Eurositraconazolo Milan Generic SA Euro, Eurositraconazolo Sandoza Euro, Eurositraconazolo Teva Euro, Eurositragerma Euro, Eurosivemenda Euro, Euroscaletra, compresse rivestite a Euro, Euroscaletra, soluzione a Euro, Schetoconazolera a Euro, Euroschetonova Euro, Eurosclacid, compressa rivestita, granulato a Euro, Eurosclacid, granulato a Euro, Eurosclacid, polvere a Euro, Eurosclaciderma Euro, Eurosclurenissa Euro, Euroscruclara Euro, Euroslauromicina, compressa a Euro, Euroslauromicina, unguento Euro, Euroslopinavir ritonavir accorda Euro, Euroslopinavir ritonavir Milana Euro, Eurosmacladin, compressa rivestita Euro, Eurosmacladin, compressa rivestita, granulato a Euro, Eurosmacladin, granulato a Euro, Eurosmacladin, polvere a Euro, Eurosmoltaca Euro, Eurosnizoblu a Euro, Eurosnizoral, crema a Euro, Eurosnizoral, shampoo a Euro, Eurosnorvir, compressa rivestita a Euro, Eurosnorvir, polvere per sospensione a Euro, Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a Euro, Eurosnoxafil, sospensione a Euro, Eurosparoxetina Almusa Euro, Eurosparoxetina Eurobindo a Euro, Eurosparoxetina Doc Generica Euro, Eurosparoxetina Ega Euro, Eurosparoxetina Exala Euro, Eurosparoxetina Milan Generic SA Euro, Eurosparoxetina Pensa Euro, Eurosparoxetina Rachiofarma Euro, Eurosparoxetina Suna Euro, Eurosparoxetina Zentiva Euro, Eurosplaquenila Euro, Eurosposa con
Conazolo Accorda euro, Sposa Conazolo Acla euro, Sposa Conazolo Ega euro, Sposa Conazolo Eurogenericia euro, Sposa Conazolo Fresenius Cavia euro, Sposa Conazolo Milan Pharma euro, Sposa Conazolo Milana euro, Sposa Conazolo Sanduzza euro, Sposa Conazolo Teva euro, Sprezista, compressa euro, Sprezista, sospensione a euro, Srezolsta euro, Ritonavir Milana euro, Ritonavir Sandozza euro, Serestilla euro, Sereopin, compressa rivestita euro, Sereopin, sospensione a euro, Seroxat, compressa rivestita euro, Seroxat, sospensione a euro, Soriclar, compressa rilascio modificato a euro, Soriclar, compressa rivestita euro, Spendora euro, Sporanox, capsula euro, Sporanox, soluzione a euro, Stilidena euro, Stribida euro, Sintuzza euro, Strazzera euro, Striesporin, capsula euro, Striesporin, soluzione a euro, Svetlam, compressa rivestita euro, Svetlam, compressa rivestita, granulato a euro, Svetlam, granulato a euro, Svetlam, polvere a euro, Svend, compressa rivestita euro, Svend, polvere a euro, Svoriconazolo Accorda euro, Svoriconazolo Aristo euro, Svoriconazolo Eurobindo euro, Svoriconazolo DRRDisa euro, Svoriconazolo Milan Pharma euro, Svoriconazolo Milana euro, Svoriconazolo Sandozba euro, Svoriconazolo Sanduzza euro, Svoriconazolo Teva euro, Svinclara euro, Scelborata euro, Szinerita euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ORAP durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ORAP durante la gravidanza e l'allattamento? La sicurezza sull'uso di Pimozide durante la gravidanza non è stata stabilita. Pertanto, il farmaco non deve essere somministrato in caso di gravidanza accertata o presunta ed in particolare durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. ORAP può incidere sulla vigilanza, soprattutto all'inizio della terapia. Questi effetti possono essere potenziati dall'alcol. I pazienti devono essere informati dei rischi di sedazione e deve essere sconsigliato loro di guidare autoveicoli o utilizzare macchinari durante il trattamento, fino a quando non sia nota la sensibilità individuale a tale effetto. Effetti indesiderati. Dati derivanti da studi clinici. Studi in doppio cieco controllati verso placebo reazioni avverse al farmaco riportate con un'incidenza a 0,2%. La sicurezza di ORAP è stata valutata in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In generale, i segni ed i sintomi di un sovradosaggio con ORAP consistono in un'amplificazione degli effetti farmacologici conosciuti, i più importanti dei quali sono i sintomi extrapiramidali. Deve essere considerato il rischio di aritmie cardiache, eventualmente associate ad un prolungamento dell'intervallo QT e ad aritmie ventricolari, inclusa la torsione di punta. In caso di gravi aritmie, possono verificarsi ipotensione e collasso cardiocircolatorio in associazione. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico alla Pimozide. In caso di sovradosaggio, si raccomandano intubazione o tracheotomia e, se necessario, respirazione artificiale o meccanica. È opportuno eseguire un continuo monitoraggio elettrocardiografico a causa del rischio di sviluppare un prolungamento dell'intervallo QT ed aritmie ventricolari, incluse torsioni di punta, fino al ripristino di un ECG normale. Le gravi aritmie devono essere trattate con appropriate terapie antiaritmiche. Ipotensione e collasso cardiocircolatorio associati possono essere contrastati con misure di supporto come infusione venosa di liquidi, plasma o albumina concentrata, e ipertensivi come la dopamina o la dobutamina. Nel caso di gravi sintomi extrapiramidali, devono essere somministrati farmaci anti-Parkinson. A causa della lunga emivita della Pimozide, i pazienti che ne hanno assunto una dose eccessiva devono essere tenuti sotto controllo per almeno 4 giorni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipsicotici, derivati della difenilbutilpiperidina. Codice ATC N05A02. La Pimozide ha un derivato della difenilbutilpiperidina, che influenza significativamente il comportamento spontaneo di animali psicostressati, il comportamento condizionato, le proprietà farmacocinetiche. Più del 50% della dose di Pimozide viene assorbita dopo somministrazione orale. La sua distribuzione non viene influenzata dalla via di somministrazione. 10% fegato, 0,7% sangue, 0,1% cervello.
Il farmaco, dati preclinici di sicurezza dati sull'animale hanno mostrato un certo grado di embriotossicità a dosi simili al livello massimo per uso umano, MUL. A dosi pari a circa 6 volte il MUL in base, elenco degli eccipienti: calciofosfato di basico di idrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, povidone K30, talco, olio vegetale idrogenato, ferro ossido giallo, sodio indigo tindisolfonato l'H di alluminio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.